Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e oggi facciamo l'unboxing del JetSurf Titanium RS. Vedremo le differenze tecniche, anche perché se vai sul sito di JetSurf e fai una comparazione tra i componenti vedrai che i componenti sono uguali. Ma qual è la differenza? Loro segnalano che questo, che l'RS è più veloce ed è più potente, ha una coppia maggiore rispetto alla versione Titanium standard. E in questo video vedremo anche il perché uno è più potente dell'altro, nonostante che abbiano tutte e due le stesse componenti, oltre al fatto che andremo anche a provarli e fare una gara tra il JetSurf Titanium normale e il JetSurf Titanium RS, che costa circa 1000 euro in più rispetto alla versione standard. Nella scatola abbiamo il carrellino per la borsa in dotazione del JetSurf, abbiamo le ruote di colore nero a differenza delle ruote di colore bianco del Titanium standard. Abbiamo la nuova borsetta per il quadripiede, supporto per metterci sopra e preparare il JetSurf. Come vedi qui in mezzo abbiamo una protezione per evitare di rigarlo quando metti il quadripiede all'interno della borsa. Abbiamo la pinna centrale, che è totalmente differente rispetto al Titanium standard. Qui c'è un strano foro, non so a cosa possa servire, però sicuramente l'hanno studiata bene. Come vedi qua abbiamo un bel impegno per montare questo, mentre quello del Titanium, come abbiamo visto nel video precedente, avevamo solamente 4 viti. Qua ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viti ed è molto bello, sicuramente rifinito meglio, probabilmente anche un po' più sottile rispetto alla pinna del Titanium, tutto ovviamente in carbonio. La borsa si può trascinare tranquillamente tramite il carrellino che si infila qui, che quando non hai bisogno del carrellino potresti anche toglierlo. Non solo, la borsa si può utilizzare anche come zaino tramite i lacci qui, che vengono nascosti eventualmente se non ne hai bisogno. Come vedi il mio board è arrivato senza lacci, e questo perché ho voluto conservare i miei lacci uphill, dove ti elevano leggermente il tallone dietro, che ti permettono un'aderenza maggiore e hai anche più grip, perché riesci ad agganciare le dita del piede da questa parte. D'altra parte se non devi fare racing, comunque questi non sono quelli più comodi, quelli standard sono più comodi sicuramente. Una novità, questo adesivo, anche l'applicazione dove potrai registrare tramite il QR code la tua garanzia direttamente tramite l'applicazione, mentre prima si doveva mandare una lettera che c'era all'interno del manuale di istruzioni. Come vedi nella borsa abbiamo anche una custodia impermeabile per proteggere il libretto della garanzia, che è rimasto ancora dentro, quindi in teoria dovresti spedire questo anche a JetSurf. Abbiamo anche il libretto in forma grande e un piccolo libretto in forma piccola, dove c'è scritto il numero del telaio e anche del motore all'interno. Numero del telaio che trovi sullo scafo. A cosa serve il numero del telaio e il numero del motore? Per l'assicurazione, perché queste imbarcazioni, nonostante che abbiano una potenza del motore minore rispetto a quello che dice la legge per quanto riguarda la patente, comunque vanno assicurati. Assicurazione che costa pochissimo, a me è costata 60 euro circa. Ti lascio il link nella descrizione del video eventualmente se ti serve sapere dove ho assicurato il mio, anche perché non tutte le assicurazioni sanno come assicurarlo. È stato veramente un delirio per me trovarne una adeguata, ed è per quello che ti serve anche il libretto. Naturalmente se in giro non hai una borsa, ti danno una borsina dove potresti mettere il cellulare, il piccolo librettino, eventualmente una copia dell'assicurazione. Una differenza e una miglioria che vedo rispetto ai modelli precedenti, compreso il Titanium che avevo, e questo sistema migliore per la corda. Tra l'altro, se te lo chiedi, questa è una corda dove potrai appoggiarti e tirare tranquillamente. È una corda da paracadute che supporta tantissimo, la puoi utilizzare anche per mantenere l'equilibrio, mentre qua è molto sensibile, non devi mai tirare questa corda, anche se in realtà è dura, però
a lungo andare, se tiri la corda da qui, potrebbe rovinarsi il cavetto all'interno e quindi dovrai rimpiazzarla, però dalla maniglia dell'acceleratore potresti tirare quanto vuoi. Tra l'altro questa cosa non è solamente estetica, è anche funzionale, perché potresti allungare e accorciare la corda a piacere tuo, a seconda della tua altezza, anche durante l'utilizzo. Con il Jet Surf Titanium DFI RS, esattamente come quello standard, abbiamo due pinne che sono in fibra di vetro, che sono quelle laterali rispetto a quella in carbonio centrale, e stai molto attento perché queste sono davvero taglienti. Nella borsa sono inclusi due braccialetti misura large con il magnete di accensione e spegnimento, e per sicurezza lo infili all'interno, parte e si accende in automatico. Quando cadi si stacca e si spegne il motore. Mi raccomando, come in ogni video, usa tutte e due, uno lo metti nel braccio e l'altro lo metti qua. Eventualmente, se dovesse rompersi uno o succede qualcosa, ti cade, almeno ne hai un altro per tornare a riva. Nella borsa abbiamo anche il caricabatterie con doppio connettore americano e europeo. Il caricabatterie ricarica la batteria interna da 99 watt/ora totalmente in circa 45 minuti. E se ti chiedi a cosa serve la batteria in un surfboard a scoppio, beh, abbiamo l'avviatore, la pompa di sentina, la pompa per l'iniettore di benzina elettronico e tante altre cose che ho menzionato in altri video su questi aggeggi. Nella borsa del Titanium RS abbiamo anche questi due nuovi accessori che arrivano con il board, che servono ad aumentare la potenza del motore, eventualmente togliendo la pallina e mettendo questi due accessori. Ovviamente questo non è da utilizzare per uso normale, perché se togli la pallina metti questo, sì, abbiamo più potenza, sarà anche molto più rumoroso il board. D'altra parte, non essendoci la pallina e la molla all'interno, sarà molto facile che l'acqua entri all'interno del motore, ingolfandolo appena ti fermi. Ecco, in un racing ovviamente non ti fermi mai, per questo che lo utilizzano i professionisti. Nella borsa abbiamo un unico cacciavite a brugola che serve per la maggior parte delle viti di questo board. In realtà te ne serviranno altri 2 o 3 eventualmente per smontare qualsiasi cosa per fare manutenzione, dei quali ti lascio il link nella descrizione del video eventualmente se ti interessano. Io li porto sempre, non si sa mai, e molto spesso li ho utilizzati. Ecco, questa chiave è fondamentale, molto importante averla sempre a portata di mano, perché ti serve per togliere la candela, eventualmente se hai fatto entrare l'acqua all'interno del motore, e tramite il magnete fai attivare l'avviatore al contrario, che la metti qua, come vedi adesso si accende e inizia a spingere e tirare fuori l'acqua. Poi rimetti la candela e riparti. Nella confezione ti danno una candela in più rispetto a quella già montata, e se vuoi sapere marca e modello è scritto qua. Ti danno anche dei cavetti, un cappuccio per chiudere dentro la candela e collegarla alla batteria, con tutte le istruzioni per testarla, eventualmente capire se il problema è la candela o qualcos'altro. Abbiamo una corda da paracadute in più, qualche fascetta che ti serviranno sempre, qualche o-ring e guarnizione di riserva anche, tantissime viti per montare la pinna o anche in sostituzione a quella dei lacci, eventualmente se non li hai. Certamente questo board non è un board col quale iniziare, perché è il più potente e più veloce attualmente al mondo, ma se vuoi iniziare lo stesso con questo, magari farlo provare a qualcuno, ti servirà questa vite con questa molletta che limita la corsa dell'acceleratore, ti facilita tantissimo il controllo e quindi non esageri e non hai sotto un cavallo indomabile. Ecco, come vedi si avvita qua e limita la corsa del grilletto, che consiglio vivamente di togliere quando sarai esperto e imparerai, perché durante la corsa la corda del magnete potrebbe allacciarsi sopra e incastrarsi, e magari ti cade il magnete in acqua e dovrai utilizzare ovviamente quello di riserva, perché sei intelligente, hai ascoltato il consiglio e messo qua. Per ultimo, nella confezione abbiamo una cosa molto importante, che è lo strumento per lavare l'interno del board, da utilizzare solo quando utilizzi il board all'interno dell'acqua salata, che si aggancia qui da questa parte, e dall'altra parte abbiamo la valvola standard, che va bene per qualsiasi valvola a sgancio rapido
rapido che trovi nel mercato. Perché è molto importante avere una canna dell'acqua con tanta pressione e utilizzarla con motore acceso per lavare l'interno del motore? Perché l'acqua salata corrode i metalli, e come puoi notare qua, adesso non riesco a fartelo vedere tutto, però ti faccio vedere quello che posso. È un sistema molto sofisticato, non è una cosa semplice, specialmente il raffreddamento ad acqua. Vedi questo tubo qua? Si dirama in due, uno va qua all'interno dello scarico, quindi l'acqua che va a raffreddare il motore, una parte dell'acqua che va a raffreddare il motore ed esce da questa parte, in realtà qui si biforca, anzi triforca, con tanti altri tubi che vanno a raffreddare, quindi l'acqua salata viene spruzzata anche all'interno della marmitta, che è in titanio, ed è per questo che si chiama titanium, ma anche qua all'interno. E se non lavi bene con acqua dolce gli interni, quindi con una canna con buona pressione dell'acqua dolce, il sale si deposita all'interno e con il calore della prossima volta e tante altre volte andrà a corrodere e forare la marmitta. E non pensare che non sia così facile, perché il sale è davvero terribile. Quindi consiglio vivamente, oltre a lavare tutto il motore esternamente con acqua dolce e agganciare lo strumento, una canna, tanta acqua a motore acceso, e vedrai che dell'acqua uscirà da questa parte e tanta acqua uscirà dalla marmitta, che andrà a lavare tutta la marmitta, fondamentale in acqua salata. Bene, come vedi il motore è uguale, tutto è uguale nella versione RS del Titanium, a parte qualche dettaglio. Ecco, allora perché questo jetboard costa di più, e soprattutto come fa ad avere gli stessi componenti, una potenza maggiore e anche una velocità maggiore. Infatti questo riesce a raggiungere dichiarato 65 km all'ora. Io con l'altro, con una persona leggera, sono riuscito ad arrivare anche a 70 km all'ora, quindi dipende anche dal peso. Questo, immagino, 75 km all'ora sull'acqua è una cosa fantastica. Il motivo è questo: i motori non nascono tutti uguali. Infatti una volta realizzato il motore viene testato, e una volta superato il periodo di rodaggio si misura la potenza, e se la potenza è al di sopra della soglia allora viene montato sul titanium. Lo stesso vale anche per la pompa. La pompa viene testata, anche se la pompa è perfetta, comunque non tutte le pompe nascono uguali. Se la pompa supera la soglia viene montata nel titanium. Invece alcuni motori nascono con lo stesso stampo, per una casualità, con una potenza maggiore. Questi vengono scelti, selezionati e montati all'interno della versione RS. Lo stesso vale anche per la pompa. Se la pompa supera una certa soglia viene montata nel titanium. Se supera invece un'altra soglia decisa per il titanium RS, viene montata nell'RS, esattamente come i processori della Intel. Quelli testati e sono di merda li marchiano come i3 perché qualche core non funziona o è lento, quelli invece perfetti li mettono come i7 o i9 a seconda, e qui è lo stesso. Ovviamente ci sono tante cose di cui parlare e tante altre di cui ho parlato in altri video sui jet surf. Mi raccomando, vai a vedere gli altri video e sicuramente ti si chiariscono tante idee e avrai meno problemi se sai le cose prima. Ma adesso non ci rimane altro che provarlo e confrontarlo con il Titanium. Bene, come vedi abbiamo provato il Jet Surf Titanium DFI RS, l'abbiamo anche confrontato con altri Titanium di 2 anni differenti, del 2023 e anche uno molto meno recente. Certamente questo test non si può ritenere assolutamente scientifico, d'altra parte l'abbiamo provato con vari pesi, un peso 10 kg meno di me, un peso 20 kg più di me su 2 titanium differenti, e il risultato è che la velocità è molto simile, e vorrei dire che sia 5 km in più rispetto al Titanium DFI standard. D'altra parte, come vedi, i risultati del test dicono che hanno la stessa velocità. Non solo, per quanto riguarda la coppia, sembrerebbe che questo abbia più coppia iniziale. D'altra parte molto probabilmente è una mia suggestione, perché me l'hanno detto che questo
e più veloce ha una coppia maggiore, ma sicuramente molto difficile dirlo con certezza. D'altra parte, utilizzando questi accessori in dotazione, sostituendo il tappo, la molla e la pallina messa per evitare che l'acqua rientri all'interno della marmitta, abbiamo notato tre cose: che c'è un aumento molto forte di coppia iniziale, quindi è molto più responsivo a bassi giri il jetboard. D'altra parte, anche qui non è cambiata la velocità, e come vedi dalle immagini la velocità tra me e Stefano, che era sul JetSurf Titanium DFI standard, è molto simile. Sarà davvero molto difficile dire che sono 5 km all'ora in più o 5 km all'ora in meno. La terza cosa che abbiamo notato, il rumore che esce dalla marmitta è molto più figo, molto più bello a sentirlo. Non è tanto più alto perché la pallina non è un silenziatore, ma il suono con la pallina è più acuto, questo è molto più profondo, sembra tipo il confronto di una macchina normale a bassa cilindrata e una Ferrari, è molto più bello. Ma ti avviso che se togli la pallina, metti questo, 2 minuti in acqua, molto probabilmente l'acqua entrerà all'interno della marmitta e entrerà nel motore ingolfandolo. Quindi si utilizza sì nelle gare, ma non è possibile utilizzarlo nella vita quotidiana, specialmente se cadi spesso. L'ultima cosa che volevo dirti a proposito della nuova pinna centrale che è stata raccomandata dai racer, che è leggermente più larga e più corta, come vedi, rispetto alla pinna standard che avevo l'anno scorso sul Titanium standard, e che sinceramente non mi piace per niente, addirittura mi fa sbilanciare e cado molto spesso. Loro dicono che i racer vanno molto veloci, quindi questa pinna è ottima, vanno veloci in curva. Ovviamente con un'imbarcazione con una pinna più corta avrai molta meno stabilità quando sei lento, e la stabilità migliora aumentando la velocità. Per quanto mi riguarda, nonostante che vada molto veloce, comunque non sono un racer e sicuramente preferisco e consiglio l'altra pinna dell'anno scorso, non solo per questo motivo, perché è più stabile, ma anche perché veramente montare e smontare questa pinna con tutte queste viti è una pesante tortura. Detto questo, arriviamo alle mie conclusioni. Il mio consiglio, al posto di spendere 1000 euro per prendere il Titanium RS, ti consiglio di prendere il Titanium DFI standard, eventualmente usare quei soldi che ti avanzano, che avresti speso per l'RS, per fare l'upgrade dei lacci e prendere quelli uphill con questa chiusura qui al posto di quelli standard, che sono anche direzionabili, quindi li puoi personalizzare a seconda di quello che ti piace, a seconda della tua altezza, e adattarli meglio alla tua andatura. Raccomando anche qualche braccialetto in più, anche di misura più piccola, eventualmente se lo vuoi far provare a qualcuno che ha il braccio più piccolo. Se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti, come al solito ti lascio link e super coupon sconto nella descrizione del video. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima!